Mi sono svegliata presto questa mattina, prima che la sveglia suonasse. Non sono per niente una persona mattiniera, ma talvolta può succedere che apprezzi il fatto di alzarmi dal letto prima delle 7. Ho un lavoro da libera professionista in ambito creativo, dunque non ho i classici orari da ufficio, ma piuttosto settimane in cui lavoro anche tutti i giorni e settimane senza alcun impiego. Purtroppo dire che ho avuto poco lavoro negli ultimi 2 anni è davvero un eufemismo. Sapere che l'intera responsabilità economica è sulle spalle di mio marito mi fa sentire alquanto inadeguata, ma posso farci davvero poco. Per di più, non avendo un carattere particolarmente socievole, non busso alle porte di chi potrebbe aiutarmi, anche per una proverbiale vergogna. Chiedere di lavorare mi mette a disagio e la cosa è andata crescendo soprattutto in questo periodo. Non è però un imbarazzo dovuto esclusivamente alla mia personalità goffa, ma anche al mio aspetto, del quale sono profondamente insicura. Il mio corpo è cambiato parecchio, ho messo su tanti chili e la cosa non mi ha fatto stare bene. Questo ha aggravato la situazione. C'è poi un'altra ragione per cui tendo a non cercare lavoro di proposito. Vanilla, la mia cagnolina, che avrà ben 15 anni tra 3 giorni mentre sto parlando. E nonostante la sua salute generale sia buona, subisce ovviamente qualche acciacco. Prendermi cura di lei è diventata la priorità assoluta al momento. Cerco di godere della sua presenza il più che posso. Per me ogni momento quotidiano è prezioso e unico e lasciarla anche solo per pochi minuti mi provoca una forte ansia. Altrettanto succede a lei, che senza di me ormai non riesce più a stare. Le nostre coccole sono per me oro e non potrei accettare il fatto di perderla in mia assenza. Ma non voglio screditare la mia persona solo perché non sono attiva in ambito lavorativo. Credo che prendermi cura di un essere vivente e della casa costituisca già di per sé un grosso impegno. Non remunerato, certo, ma di grande responsabilità. Darle le medicine, stare attenta a non farle fare sforzi fisici, preparare la pappa a orari precisi, portarla fuori 4 volte al giorno per lunghe passeggiate che superano a volte l'ora. E poi pulire la casa, cercare di arredarla con pezzi di seconda mano o vintage trovati online, fare dei lavoretti in autonomia, mantenere una piccolissima attività di giardinaggio che sto imparando a gestire. Potrei elencare 1000 altre cose. Il punto è che ritengo tutte queste cose mansioni degne di essere chiamate lavoro.
Non aggiungo materialmente denaro alla nostra famiglia, ma così facendo non abbiamo bisogno di un eventuale dog sitter. Compriamo arredi utili a buon mercato che sono dunque anche ecologici e risparmiamo gran parte del decoro. Sto infatti pian piano imparando a fare piccole riparazioni e laddove posso ridipingo un oggetto. Lo faccio volentieri. Questo non è un vanto di facile arroganza, è bensì un modo per dare valore a chi è a casa a svolgere tutta una serie di incarichi che spesso non vengono riconosciuti. Il capitalismo ci ha inculcato l'idea che solo i soldi guadagnati possano fare di te un essere umano rispettabile. La verità è che vivere per lavorare non è una prospettiva di pregio o superiorità. Non voglio però cadere in ipocrisia. Se mio marito non avesse lavoro, avremmo tutt'altra situazione e dovremmo cercare altre soluzioni. La mia è sicuramente una posizione di privilegio, ma non per questo disonesta. È da più di un anno che siamo lontani dalla città. Abbiamo preso casa in questo paesino che ha tanto verde ed è stata una delle cose che ci ha spinto a lasciare il caos cittadino. In fondo non ne siamo lontanissimi e crediamo che questa sia la giusta via di mezzo tra le due possibilità. D'altronde, pur essendo stati in una metropoli per tanti anni, non eravamo in centro. Lì gli appartamenti hanno sempre avuto un costo proibitivo per noi. E poi stare un po' più in periferia ci aveva regalato l'occasione di essere vicini a un parco e godere di un po' di verde. Ora che siamo qui, apprezzo ancora di più il fatto di poter scaricare lo stress in qualsiasi momento della giornata e immergermi nella natura. Non è di certo la campagna, ma ci va molto vicino e ora so che probabilmente non potrei più tornare indietro. Io e Vanilla viviamo le nostre piccole avventure quotidiane e sebbene la mia salute mentale sia un po' intermittente, questa è la vita che celebriamo con enorme gioia, perché gli attimi di oggi siano grandi memorie di domani. Con la speranza che il mio messaggio d'amore giunga a voi, vi auguro una buona settimana.